Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In passato abbiamo già discusso dei problemi relativi alla cronologia dell'antico Egitto. Dagli storici ci viene assicurato che la storia degli Egizi è una delle più antiche, con una cronologia dinastica molto lunga. Anche se c'è da dire che già qui sorgono dei problemi, poiché è risaputo che oltre alla classica cronologia dinastica lunga che ci arriva da Manetone, è presente una cronologia più breve di cui Erodoto ci racconta. Quale delle due ha ragione? E soprattutto, davvero la civiltà egizia è una delle più antiche in assoluto? Alla luce di tutto ciò che abbiamo detto fino ad ora, abbiamo delle buone motivazioni per dubitare della cronologia lunga dell'Egitto, anche alla luce delle molte contraddizioni in essa. Per quanto riguarda la seconda domanda, la risposta è in parte. Bisogna distinguere due momenti principali della storia egiziana ed uno di questi strati è effettivamente antico, ma non nel senso della cronologia scarigeriana, ma nell'ordine delle idee della nuova cronologia, la cui antichità più profonda è nei secoli XI-XII. Sulla base delle date ottenute dalle nuove datazioni astronomiche di Fomenko e Nosovsky, infatti, si può affermare con sicurezza che la storia più antica dell'Egitto durante il periodo dei faraoni non si è svolta migliaia di anni avanti Cristo, come è sostenuto da sempre, ma nell'era dell'XI-XV secolo d.C. e quindi solo 400.000 anni fa. Inoltre, come per i grandiosi templi dell'antico Egitto, le date degli zodiaci in questi templi indicano l'era della fine del XII, inizio del XV secolo d.C. I vari zodiaci egizi presenti nei templi e sui sarcofagi sono carichi di simbolismo astronomico che, se decodificato nel modo corretto, mostra delle date crittografate che possono rivelarci molto della vera storia dell'antico Egitto. Gli storici di stampo scarigeriano hanno molta paura di queste datazioni, poiché sono in grado di mettere in seria difficoltà la cronologia scarigeriana dell'Egitto fino a confutarla del tutto. E tutto ciò può essere ancora più sconvolgente se pensiamo al fatto che le date presenti nei sarcofagi egiziani in legno sono molto più recenti di quanto possiamo immaginare. Queste bare di legno, dipinte in diversi colori e ricoperte da geroglifici, sono considerate infatti molto antiche, peccato che le nuove datazioni astronomiche confutano di netto questa affermazione. Ad esempio, la decodifica di un sarcofago contenente lo zodiaco di Bruges ci comunica una data che risale alla metà del XIX secolo, quindi questo sarcofago venne costruito soltanto qualche secolo fa e questo è soltanto uno dei tanti esempi che si possono riportare. Sappiamo inoltre che la storia comunemente accettata dell'Egitto ci mette di fronte a degli interrogativi molto importanti a cui ancora non è stata fornita nessuna spiegazione. Come è possibile che siano state realizzate delle tavole piallate in modo uniforme, segate con cura, da cui sono state realizzati sarcofagi egiziani in assenza di strumenti di ferro? E la stessa cosa vale per le barche egiziane, anch'esse assemblate con assi piallate. Come ci viene detto, nell'antico Egitto conoscevano soltanto il rame e non il ferro, ma queste cose non si possono costruire con il rame. Tutto ciò, nella storia scarigeriana, rimane un mistero, ma alla luce di quanto emerge dalle nuove datazioni, il mistero scompare e diventa sempre più chiaro. L'antico Egitto, così come altre civiltà, non vissero così lontano dai nostri tempi, ma solo qualche centinaia di anni fa. In questo senso l'antichità, per come la conosciamo, scompare del tutto. La verità che emerge e che affronteremo in ogni suo singolo dettaglio più avanti ci racconta che la versione generalmente accettata della cronologia dell'antico Egitto è errata e le sue radici risalgono alla fine del XVIII secolo, quando gli europei, per la prima volta, dopo diverse centinaia di anni di isolamento, ebbero l'opportunità di entrare in Egitto. Nel 1799, infatti, Napoleone sbarcò in Egitto dal mare e sconfisse i Mamelucchi nella famosa battaglia delle piramidi. Solo dopo iniziò la prima conoscenza degli europei con le antichità egiziane e solo in questo momento nella mente degli scienziati europei cominciò a prendere forma un quadro più o meno dettagliato della storia dell'antico Egitto. Venne pubblicato in Francia un album napoleonico con schizzi di monumenti egiziani che includeva disegni dettagliati di diversi zodiaci egiziani. Era questo album che gli europei compresero per la prima volta quali antichità si trovavano in Egitto. Prima di allora, in Europa si aveva un'idea molto vaga dell'Egitto e della sua storia.
era diffuso soltanto un cronografo della fine del XVII secolo, dove l'intera sezione sull'Egitto occupava soltanto 2 pagine. Soltanto dagli studi scolastici veniamo a conoscenza di come Champollion arrivò in Egitto con le truppe di Napoleone e decifrò i misteriosi geroglifici egiziani che, presumibilmente, erano stati incomprensibili a chiunque per centinaia di anni. Si scopre che l'ultima fase nello sviluppo della lingua egiziana è la lingua copta della popolazione cristianizzata dell'Egitto, che intorno al XVII secolo fu soppiantata dalla lingua araba. Cioè, ci viene detto che l'ultima fase della lingua egiziana più antica fu niente meno che la lingua parlata della popolazione cristiana d'Egitto fino al XVII secolo d.C. Ecco perché Champollion, per comprendere i geroglifici, studiò appositamente la lingua copta. È grazie alle opere di Champollion e dei suoi contemporanei che fondarono l'egittologia che gli europei hanno potuto conoscere le profondità della storia egiziana dei faraoni, ritenuta estremamente antica. Nonostante la sicurezza dell'estrema antichità della storia egiziana, non erano note date specifiche. C'erano opinioni diverse su come dovrebbero essere datati esattamente determinati eventi della storia egiziana e una verteva proprio sulla cronologia dinastica come accennato in precedenza riguardo la cronologia lunga e breve, la cui differenza raggiunge le migliaia e decine di migliaia di anni. Questo si riflette sulle datazioni dei monumenti egiziani che potrebbero variare da migliaia o decine di migliaia di anni e un esempio è la datazione dei famosi zodiaci di Dendera, di cui si parlerà più avanti, che è cambiata di circa 15.000 anni. La verità è che non è mai stata fornita alcuna prova reale a sostegno di questa profonda antichità apparentemente evidente. Sono state avanzate solo giustificazioni riguardo alle date che però non reggono a critiche serie. Tutti si basano sulla completa fiducia che la storia dei faraoni si sia svolta molte migliaia di anni fa e sia terminata prima della nostra era. Per cui preparatevi perché saranno affrontate di volta in volta le datazioni di alcuni zodiaci egiziani che saranno in grado di mostrarci una possibile reale cronologia dell'Egitto. Fomenko e Nosovsky hanno stabilito con queste datazioni delle vere e proprie pietre miliari cronologiche precise della storia egiziana ed è stato fatto sviluppando una decodifica completa degli zodiaci egizi. Sono state migliorate ed in alcuni casi confermate le idee di chi li ha preceduti nella decodifica e datazione dei simboli e degli zodiaci astronomici egizi. Morozov, Kellina, Denisenko e Tatiana Fomenko svolsero già un importante lavoro che è stato preso, continuato e migliorato da Fomenko e Nosovsky, che hanno scoperto ulteriori strati di simboli astronomici, il cui significato non era stato compreso in precedenza. Grazie a queste nuove possibilità e come risultato degli estesi calcoli astronomici computerizzati effettuati, sono stati in grado di stabilire in modo inequivocabile circa una dozzina di date registrate sugli antichi zodiaci egiziani, utilizzando l'antico calendario astrale, e si scopre che tutte queste date cadono nella stessa epoca, e cioè dopo l'XI secolo d.C. Ribadisco che già prima di Fomenko e Nosovsky si devono ringraziare Morozov, Kellina, Denisenko e Tatiana Fomenko, che riuscirono ad identificare astronomicamente molte ma non tutte le immagini sugli zodiaci. La difficoltà è comprensibile e deriva dal fatto che era necessario selezionare un gran numero di opzioni di decrittazione che manualmente era impossibile fare. La decrittazione ottenuta da Fomenko e Nosovsky nel 2001 invece è completa ed è stato possibile ottenerla grazie alla ricerca computerizzata esaustiva di tutti i simboli interpretati in modo ambiguo. Allo stesso tempo è stata scoperta l'unica decodifica completa, tenendo conto di tutte le immagini di ciascuno zodiaco e in secondo luogo consentendo in tutti i casi una soluzione astronomica. Questo fatto è molto importante, poiché l'esistenza di una trascrizione così completa e sempre datata non è per niente scontata a priori. Per cui preparatevi perché scopriremo la reale cronologia dell'Egitto. Grazie per aver guardato questo video, lasciate un mi piace per supportare gratuitamente il canale, commentate e iscrivetevi se non lo avete ancora fatto, azionando la campanella per rimanere sempre aggiornati e non perdervi i futuri video. Grazie ancora e a presto!